Quando credi di essere finalmente arrivato al faro di Corswall, ti sbagli. Proprio quando sospetti di aver sbagliato strada e stai per arrenderti, lui compare. Sembra dire: sono sempre stato qui. Dal 1815, l'anno di Waterloo, da quando Robert Stevenson, il nonno del celebre scrittore Robert Louis, decise di portare la luce in questo tragico punto della costa e costruì il faro, perché questo è un punto pericoloso. Fog fear, la paura della nebbia, una condizione che sta a metà tra leggenda e realtà. Ne soffrivano i guardiani dei fari, prigionieri di nebbia perenne, accecati, soli e vittime di allucinazioni. I registri dissero che qui vissero 3 guardiani. Questa notte ci sono io. La cosa certa è che io ho mangiato dappertutto in Scozia, ma al Corswall si mangia meglio di ogni altro luogo. La saletta blu scavata nella pietra, col mare che ulula alle tue spalle, il tremolio di fiammelle sui candelabri, le strofe di una ballata che sembrano arrivare da un altro secolo e i piatti che sono dei veri regali per l'anima. Credo che l'ingrediente segreto qui sia la solitudine. Infatti in questa sala ci sono pochissimi tavoli. Non c'è alcuna fretta. Sì, è un faro, ma come insegna nonno Stevenson può diventare anche casa. E dopo un'ottima cena sono pronta per dormire e parlo con te, Robert Louis, perché tuo nonno, Robert Stevenson, è una leggenda in Scozia. Autodidatta ostinato, ingegnere, ha illuminato quasi ogni centimetro di questa costa. Lui ha avuto 13 figli, ma solo 5 sono sopravvissuti, dando vita a una vera stirpe di ingegneri. Erano uomini che passavano mesi in mare sfidando climi impossibili e terreni inospitali. Gente che, come diceva tua nonna, Robert Louis, aveva olio di balena nelle vene. E io stasera, fra queste lenzuola, sento tutto il peso e la bellezza della vostra eredità e per l'occasione leggo Il padiglione sulle dune. Questo racconto, scritto da Robert Louis Stevenson, che anziché fare l'ingegnere, come tutto il resto della sua famiglia, voleva scrivere cose. Iscritto all'università, con pessimi voti, preferiva passare il suo tempo prendendo appunti su fogli spiegazzati dentro i pub. Il padiglione sulle dune è un racconto strano, un racconto di mare ed è un racconto pienamente ottocentesco. Ci sono un sacco di elementi discutibili, il maschilismo misogino dei 2 protagonisti, incredibili stereotipi contro gli italiani e una fanciulla disperata, contesa da 2 uomini e chissà alla fine chi la sceglierà. Però è intrigante in certi passaggi che dopo ti leggerò, fa paura. Quando cala il buio sul faro, potresti sentire uno spillo che cade a terra. Credo. Per me un tè caldo è la Scottish breakfast.
completa. Io so che in Italia siamo abituati a toast, brioche, ma quando sono in Scozia scelgo rigorosamente l'haggis. È un rito di appartenenza ed è un modo per affrontare il vento della scogliera sentendoti un po' così come il nonno di Stevenson. Il grande poeta scozzese Robert Burns ha scritto addirittura una poesia dedicata all'haggis. A proposito, se vuoi visitare casa sua, fai lo sforzo di scriverlo in un commento perché ci sono stata e se vuoi ti porto con me. La poesia dice: fiera la tua onestà, felice faccia, grande capo, sopra tutti loro tu prendi il tuo posto, stomaco, trippa e budella. Come avrai capito è tipo uno stomaco ripieno di interiore di pecora, ma lasciamo perdere. A Corswall non sono venuta solo per la storia, ci sono venuta con uno scopo. Avevo bisogno di fare una lunga passeggiata da sola, avevo dei pensieri ingombranti da mettere in ordine e sapevo che solo il vento di quassù ci sarebbe riuscito. Quindi mi sto perdendo. Così dopo colazione ho iniziato ad attraversare i campi senza una meta precisa e adesso guarda, ti porto con me. Inizialmente sappi che ho fatto un incontro che sembra uscito da una leggenda, cioè ho incontrato nei campi un signore in kilt, che tu ci creda o no, che è apparso dal nulla nell'erba alta. Gli ho chiesto dove fosse il sentiero. Cancello di metallo che posso aprire. Questo cancello di metallo. È una panchina abbandonata. Il faro qui, ci sarà sicuramente un modo. Questo succede in tutti i film horror. Oh no, povero coniglietto, ma chi è stato? E si scoprì che qua c'erano i lupi. Secondo cancello. Sì. Deserto. Non c'è un'anima. Ne approfitto per farvi vedere due cosine sulla mappa. Siamo nel Dumfries and Galloway, nella punta sud della Scozia, proprio di fronte all'Irlanda, tipo che, se attraversi il mare c'è Belfast, che noi italiani chiamiamo Belfast, ma loro dicono Belfast. Sì, io da qui mi avventuro un pochettino giù. Forse sì, forse sono proprio a casa di uno. Da quassù, tra le rocce sferzate dal vento e le divinità guardiane che sembrano osservarti dall'alto, regna un deserto assoluto. Camminando in questa solitudine ho pensato ai guardiani dei fari e alla loro fog fear. Robert Stevenson era un uomo di ferro. Aveva stabilito che i guardiani non potessero mai sedersi durante il turno, perché da seduti si può dormire e se un guardiano chiudeva gli occhi, il peso delle vite perdute gli sarebbe caduto sulla coscienza. L'unica regola era non dormire mai. La minima distrazione poteva essere molto pericolosa e per questa ragione il nonno di Stevenson aveva creato veri e propri diari di regole da seguire. In questo punto esatto, qua di fronte a me, è morta parecchia gente. Questo è il mare d'Irlanda. I guardiani di questo faro in particolare non avevano alcuna intenzione di morire e anche se la sirena ululava e loro rischiavano di perdere il senno, sono rimasti abbastanza lucidi da mandarci un messaggio. Nel 2024 nel faro di Corswall è stata trovata una bottiglia con dentro un messaggio. L'ha trovata Ross Russell, che è un ingegnere meccanico del Northern Lighthouse Board. Stava rimuovendo un pannello e si è trovato davanti a questa bottiglia massiccia, smussata, forse anticamente usata per conservare petrolio. Così si è atteso l'arrivo di Barry Miller, che è l'attuale guardiano del faro di Corswall. Non è stato facile recuperare la lettera all'interno ed è stato necessario tagliare il tappo di sughero. Le mani di Miller tremavano estraendo la lettera. Ha affermato ai microfoni della BBC che loro, i guardiani, nascondendo la bottiglia nel faro, sapevano quello che facevano, sapevano che sarebbe rimasta lì per molti anni prima di essere trovata perché era ben nascosta. La lettera segreta arriva a noi dal 1892 e crea una capsula del tempo perché riporta
i nomi di tutti coloro che hanno lavorato alla lanterna del faro. Naturalmente i tre guardiani ci tengono a firmare e far sapere che erano lì, vivendo nella nebbia e facendo il proprio dovere con la massima cura. Riportano quindi i loro nomi: John Wilson il principale, John B. Henderson il primo assistente e John Lockhart il secondo assistente. In questa foto si vede Wilson, che è uno di loro, ma anche Robert Murray, che a sua volta lavorò al faro. E come per La mia casa di papà fra le montagne, anche in questa storia salta fuori un nipote. È Ian Murray, che è il pronipote di Robert. In un'intervista ha dichiarato la sua emozione e il suo stupore davanti a quella voce di famiglia che trapela dal passato. Ed ecco dunque un altro motivo per cui ci tenevo a venire esattamente in questo faro, perché i suoi guardiani non si sono mai arresi al tempo che passa, si sono fatti ricordare, hanno trovato il modo. La nebbia di Corswall poi era la più temuta, solida, densa, capace di cancellare il mare d'Irlanda in pochi secondi. I guardiani fissavano strenuamente la nebbia là fuori, al punto da restarne accecati, e sapevano che se lì in mezzo fosse comparsa una prua sarebbe stato il segnale che oramai era troppo tardi. L'isolamento logorava le menti. Nel silenzio bianco era facile sentire grida, voci, colpi alla porta, era facile vedere mostri, avere allucinazioni per via del grande isolamento, quell'isolamento che i guardiani combattevano soltanto creando i loro piccoli orti, e avevano infatti questo permesso di creare un orto vicino al faro per tenersi un po' occupati. Dunque guardavano sempre avanti, guardavano verso l'orizzonte, dominati dalla paura. Ecco, in questo preciso punto, guarda, ti faccio un fermo immagine, io anziché guardare avanti mi sono girata e avevo appena pensato che alle mie domande avrei voluto ricevere risposta, magari un segno. Ehi! Guardano fisso verso di me. Sono spariti in un baleno. Ma se non è un segno questo, io non so cosa possa esserlo, Partì proprio da Strara quella nave ricordata come il Titanic britannico nel canale del nord fra Scozia e Irlanda. Dorme il relitto della Princess Victoria. È il gigante ferito adagiato su un fianco in fondo al mare. Il più grande disastro marittimo britannico dopo la seconda guerra mondiale. Costò la vita a 135 persone. Il 31 gennaio 1953 la nave salpò proprio da Strara durante una tempesta violenta che passò alla storia come la Grande Burrasca. E l'imbarcazione non arrivò mai a Lorne in Irlanda perché imbarcò acqua e il vento cominciò a sbatterla con violenza. Forse ha combattuto le sue ultime ore proprio non distante da Corswall. Donne e bambini non furono fra i sopravvissuti e una cronaca parla di come una scialuppa, ove loro tentavano di mettersi in salvo, si schiantò sul lato della nave cedendo i loro corpi al mare. Ancora oggi le due località, Strara, dalla quale la nave partì in Scozia, e Lorne, dove era diretta in Irlanda, commemorano il disastro con riti religiosi, musica di cornamuse e fiori sulle due rive che sono una di fronte all'altra. Siccome molti di coloro che hanno perso la vita, pensate ad esempio ai membri dell'equipaggio, i passeggeri, ovviamente erano originari delle due località.
Ho fatto il percorso a ritroso con l'animo allegro di chi ha appena vissuto una grande avventura, con l'aria fredda sulle guance, il naso che pizzica, tutto deliziosamente scozzese. Ed è stato proprio mentre camminavo che ho incontrato di nuovo lui, il signore in kilt. Questa volta aveva qualcosa nel palmo della mano, voleva mostrarmelo e sai cos'era? Era un piccolo impianto cocleare. Lui l'ha inserito nell'orecchio, mi ha guardata e ha detto: mi scusi, ma prima non lo avevo, quindi non ho capito bene. E così ho scoperto che non avevo seguito un sentiero battuto. Lui diceva di non avvicinarsi al cancello di ferro, io invece l'ho oltrepassato. Chissà nonno Stevenson cosa ha pensato vedendomi fare quelle prodezze da vera deficiente. Fatto sta che ho riportato la pellaccia a casa dal mare d'Irlanda, e questa è già di per sé una gran cosa. E seduta qui davanti al mare, presso la Foghorn, la grande sirena che allerta i marinai, ti racconto cosa succede nel padiglione sulle dune, opera che Stevenson scrive nel 1880. Il protagonista è Frank Cassilis, che è un nomade marinaio girovago che approda a un certo punto su un lembo di costa che aveva già visitato in precedenza. Lì, in una tetra magione, viveva il suo amico Northmour, un uomo dal carattere impossibile che, come Cassilis, ha sempre avuto un grande amore per la solitudine e una forte avversione per le donne. Una notte, però, Cassilis si accorge che nella vecchia casa abbandonata di Northmour, casa abbandonata, insomma, la mia specialità, c'è luce dietro le finestre. C'è persino una persona che si muove nei pressi della casa. Comunque a un certo punto Cassilis vede una fanciulla al braccio di un uomo molto anziano, entrano ed escono dalla casa assieme al suo amico Northmour. Deciso a vederci chiaro, scopre che hanno paura. Sono asserragliati in casa in gran segreto per sfuggire a una minaccia che arriva dall'Italia e molteplici indizi ne daranno prova. Il resto te lo leggi da solo, mica voglio fare spoiler. Dopo la solita cena impareggiabile è scesa la notte sul faro, e questa volta una notte di tempesta. E se per tutta la notte il vento ha preso a schiaffi le finestre, al mattino i vetri erano bagnati, ma sembrava che nulla fosse accaduto. I prati, la scogliera, nulla aveva memoria degli incubi notturni. Ho provato un insolito senso di pace, perché se ti svegli dopo una tempesta in un faro hai l'impressione di aver vissuto al centro del caos, ma da un punto di vista privilegiato. Per tutta la notte sulla mia testa la luce ancora funzionante ha continuato a tagliare in due il buio per mettere in guardia i naviganti, e io lì sotto come il faro, immobile nel delirio, ho resistito. All'alba sembrava che non fosse successo niente, ma il faro e io sapevamo la verità. Mi restavano poche cose da fare in vista dell'ultima notte, curiosare un po' in giro per il faro del nonno di Stevenson, ad esempio. The engines, they're like,
Una tappa alla vicina Strara è doverosa. Qui ho visitato il castello di St. John quasi in punta di piedi, con la timidezza di chi entra nell'età vittoriana. Ho trovato a sorpresa delle carceri, i cui prigionieri mi hanno fatto un attimo sobbalzare, non me l'aspettavo, quindi sì, mi sono messa a urlare in un castello scozzese, l'ho fatto. Poi però ho trovato un dolcetto e un caffè espresso e mi sono subito rinfrancata. Strara è pacifica, tranquilla. E più ancora mi piace tantissimo Kirkholm, che è sempre nei pressi di Corswall, con i suoi cottage piccoli, chiari, graziosi, con i suoi silenziosi hotel. Scrivere è anche il mio mestiere da tanti anni, ma a volte ho bisogno di farlo con carta e penna, in un posto estremamente isolato. È l'unico modo che ho per chiedere a me stessa di fermarsi e mettersi a sedere, di essere del tutto sincera. Io passo in rassegna ogni mio stato d'animo solo quando ho davanti un quaderno, solo quando ho a disposizione la solitudine, perché la solitudine è qualcosa che io cerco disperatamente e amo. E la solitudine in Scozia è una cosa seria. Diventa una trappola per il guardiano del faro, ma un miraggio per me. Per me, che forse, come te che stai guardando, amo perdermi, sbagliare strada e devo vagare con la mente molto, molto lontano. Ho passato tutta l'ultima notte a scrivere, con la telecamera accesa sul buio. All'alba non mi pareva vero che un piccolo timer mi segnalasse di aver finito lo spazio nella scheda di memoria, non mi era mai successo. Poi ho lasciato il faro di Corswall e qualcuno è venuto a salutarmi. Dove vai? Questo video è dedicato a te che vivi la grande burrasca, a te che adesso sei nella tempesta e il vento ti sbatacchia da ogni parte. Non serve a molto, ma voglio solo dirti che arriverà il mattino e ti stupirai di fronte alla calma piatta, alle gocce che si asciugano sul vetro. Voglio farti sapere inoltre che sulla tua testa c'è la luce del faro e anche se il mare ruggisce e fa paura, anche se il mare ti fa impazzire, il faro continua a mandare luce, continua a gridare: io sono qui. Adesso me ne torno nella mia casa fra le montagne, dammi solo il tempo di abituarmi a guidare dalla parte sbagliata della strada e ti prometto che arrivo. Alla prossima!